grazie agli amici dell'associazione Amici per la Penna, anzi in questo caso ad una cara amica, ho avuto la possibilità di provare questa stilografica, l'Aurora Marco Polo, una stilografica iconica per Aurora. Ne furono vendute parecchie, molto spesso poteva rappresentare la penna per la prima comunione, per la laurea, insomma una penna che comunque, come vedete, molto semplice, molto originale, un po' squadrata, a far contrasto invece a questo corpo cilindrico, quasi direi omogeneo nella sua filatura, un fusto a 1000 righe che veniva proposto sia in maniera argentata che dorata. Il pennino è un pennino in acciaio, nulla di che per intenderci, un classico pennino Aurora che però accipicchia, scrive bene. Ancora una volta a ricordarci che insomma non è necessario avere per le mani un pennino a 14, 18, 20 carati per esercitare al meglio la grafia o anche per scrivere semplicemente degli appunti. In questo caso funziona molto bene, rende tutto molto piacevole, rende facile la vita a bordo, anche perché l'impugnatura è sottile, quindi comoda da questo punto di vista, la penna è leggera, il caricamento è attraverso cartuccia oppure converter, quindi una penna disponibile, pratica ma anche elegante. Come si può vedere ricorda un po' davvero questo il suo periodo diciamo di produzione, ricorda un pochettino quel tipo di stile, lo troviamo quasi più vicino ad un modernariato oggi come oggi. Mancano linee affusolate, non che Aurora non fosse stata un precursore anche in questo senso con la sua magnifica realizzazione di Nizzoli, ma questa secondo me arriva ancora oggi ad attizzare la curiosità di molti appassionati proprio per questo suo, per questa sua silhouette. Il fusto rigato poi piace o non piace, è vero che magari si ha sempre la sensazione di doverlo, almeno parlo per me, di doverlo tenere pulito perché non si ossidi, perché non si accumuli magari un pochettino di sudore nelle giornate più calde, o anche così quello sporco che si accumula inevitabilmente in tutti gli intertizi che caratterizzano sezioni, anelli, giunture delle nostre stilografiche. Ma quello che colpisce di più di questa penna è la facilità d'uso, ed è una penna che fortunatamente nel mondo dell'usato si trova a prezzi accessibili, per cui tutti gli appassionati, tutti coloro che sono così anche gli estimatori del marchio possono trovarla facilmente. L'ho caricata con dell'Aurora nero, manco farlo apposta, che è vero che ci mette del suo nel farla scorrere bene, però si porta a spasso piacevolmente. Questo è un po' il concetto che mi è rimasto, complice anche l'impugnatura stretta, quindi può essere anche precisa. Un altro appunto che mi ero fatto è che essendo la penna leggera, man mano che si svuota dal converter oppure la cartuccia, si avverte comunque una penna più leggera. L'esempio pratico è una prova che faccio sempre, perché per me il bilanciamento dello strumento di scrittura è fondamentale, non mi stancherò mai di dirlo. Una prova che faccio spesso è quello di intingere la penna da una parte per sentirla senza lo strumento, come posso dire, il recipiente, quindi cartuccia, converter che sia, ovviamente in quelle dove è possibile rimuoverlo, e farne un'altra invece a pieno carico. In questo caso si sente la differenza in maniera abbastanza marcata. Beh, brava Aurora, perché come ripeto è una penna che oggi come oggi possiamo portare a casa con insomma un esborso economico contenuto, ma regala parecchia soddisfazione, buona per gli appunti ma buona anche per fare insomma la bella figura quando si estrae questa bella stilografica così ricercata. E grazie Stefania per avermi prestato anche questa penna, brava, perché stai mettendo in piedi una
ormai non posso neanche usare più l'aggettivo piccola collezione perché ne hai di veramente valide, ma soprattutto anche con un pizzico di fortuna, devo ammettere, hai trovato degli esemplari che scrivono davvero bene, quindi la regola nel mondo dell'usato è sempre provare per evitare brutte sorprese. Ciao a tutti amici, vi lascio le immagini e alla prossima.